Buongiorno a tutti. Allora, la lettura dei giornali in questi giorni è molto avvincente perché ci descrive Berlusconi in pigiama che si aggira per le stanze di Palazzo Grazioli, investigando sullo scandalo della protezione civile e interrogando addirittura protagonisti e comprimari. Pare che abbia convocato Verdini, Bertolaso, Matteoli, Scajola, persino Bondi, per sapere come sono andate le cose. Perché si sta attivando su questa inchiesta mentre invece non si era attivato su altre inchieste, anzi aveva coperto e difeso i suoi fino a coprirsi di vergogna e di ridicolo a livello mondiale, evocando complotti di ogni genere in ogni circostanza in cui uno dei suoi uomini, per non parlare naturalmente di lui stesso, era stato indagato o imputato o condannato, perché evidentemente ha capito che la saldatura fra uno scandalo molto popolare come questo che riguarda vicende di case, molto comprensibile soprattutto in un paese dove l'83% dei cittadini è proprietario della casa in cui abita, e il momento che stiamo vivendo, la crisi che ci avevano assicurato essere superata, la crisi che ci avevano detto l'Italia avrebbe superato meglio degli altri paesi, la crisi che invece si sta abbattendo in maniera pesantissima anche sui conti pubblici e costringerà il governo a una manovra nei prossimi 2 anni, chi dice di 20, chi dice di 25, e quando dicono di 25 vuol dire 50 miliardi di euro. Manovra che ricorda quella drammatica di Giuliano Amato nel 92 in piena Tangentopoli, quando fu prelevato con un notevole salasso dalle nostre vene una montagna di denaro, 92 mila miliardi, e poi fu prelevato pure il 6 per 1000 su ogni conto corrente bancario, il famoso prelievo forzoso. Siamo di nuovo alla stessa situazione, la situazione è determinata in parte da una crisi internazionale, in parte dalla fragilità della finanza pubblica italiana che, come è noto, è svuotata dall'interno da termiti dotate di denti potentissimi che mangiano da 20 anni a questa parte più ancora di quanto non mangiassero ai tempi della Prima Repubblica e che succhiano ogni anno 50 miliardi di euro in costi della corruzione. Ricolfi l'altro giorno calcolava i costi dell'evasione fiscale, naturalmente per chi paga le tasse questi costi si fanno sentire. L'evasione fiscale e contributiva ammonta a 120 miliardi di euro. Poi ci sono naturalmente gli sprechi nella pubblica amministrazione che lui calcola in 80 miliardi di euro all'anno, e poi naturalmente abbiamo anche il nero delle mafie che fatturano, anzi non fatturano ogni anno 150 miliardi di euro all'anno, e poi abbiamo, che naturalmente sono dati che si sovrappongono in parte agli altri due, stiamo parlando comunque di cifre colossali che drenano alcune centinaia di miliardi dai conti ogni anno, dai conti dello Stato, e quindi noi non abbiamo mai una lira per investire in periodi di crisi e per attutire il colpo, per creare degli ammortizzatori sociali, per rilanciare i settori della scuola, dell'università, dell'innovazione, della ricerca. In Francia un governo di destra, appena esplosa la crisi 2 anni fa, ha preso una ventina di miliardi e li ha investiti in quei settori, nel futuro, nei giovani. Noi non lo possiamo fare perché i soldi se ne vanno da altre parti. Quindi Berlusconi ha capito benissimo che questo scandalo, per l'elemento pop casa che contiene e per il momento nel quale scoppia, rischia di travolgere il suo governo molto più di quanto non abbiano fatto scandali precedenti e infinitamente più gravi, perché non vi sfuggirà che la presenza nel governo di un signore raggiunto da un mandato di cattura per camorra, mandato di cattura mai eseguito perché la Camera lo ha protetto
negando l'autorizzazione ai giudici a eseguirlo, e stiamo parlando degli stessi giudici che vengono poi applauditi ogni giorno quando arrestano i boss dei casalesi, mentre vengono respinti fuori dalla porta quando chiedono di arrestare il politico di riferimento del clan dei casalesi, il sottosegretario all'economia, presidente del CIPE, Nicola Cosentino, così è ritenuto dai magistrati, non solo dall'accusa ma anche dal GIP che ha emesso l'ordine di custodia cautelare, l'uomo dei casalesi. Questa è la ragione per cui pende sul capo di Cosentino un mandato di cattura. Questo è evidente che è molto più grave di Scajola, che si è fatto pagare la casa da un altro. Ma mentre sulle questioni di mafia e camorra sono riusciti a creare una cortina fumogena nel mondo dell'informazione per non far capire alla gente che cosa succede e per buttarla tutta in politica, per buttarla tutta in complotto, sul fatto della casa, i casi sono due: o te la sei pagata tu o te l'ha pagata qualcun altro. Se te l'ha pagata qualcun altro ci devi spiegare perché te l'ha pagata qualcun altro, perché non siamo un paese dove i costruttori sono missionari. Nessuno fa l'elemosina a nessuno a quei livelli, nessuno ti regala 900.000 euro perché gli stai simpatico. È evidente che gli hai fatto dei favori o stai per farglieli, e allora, in un periodo in cui si contano, si centellinano gli euro, questi pacchi di soldi che vanno, vengono, se in circolare eccetera, creano indignazione. Berlusconi, che fiuto per captare gli umori della gente ne ha da vendere, è la sua, diciamo, la sua caratteristica migliore, si sta rendendo conto che monta il malcontento, e allora naturalmente reagisce come può. Non è che può fare una legge anticorruzione vera, finge di fare una legge anticorruzione, però non è che può fare un'epurazione nel suo governo prendendo tutti quelli che si sono arricchiti e cacciandoli fuori. Perché? Perché dovrebbe cacciare innanzitutto se stesso. Io quando leggo questi titoli, Silvio reagisci o finisce male, la rabbia popolare per gli scandali della politica sale, Berlusconi teme di essere travolto, le contromisure, la legge anticorruzione è una campagna per far capire che non c'entra. Ma come fa a far capire che non c'entra? C'entra fino al collo, è in politica perché c'entra, è in politica per non finire in galera, e naturalmente pensava, no? Berlusconi, chi ha sbagliato dovrà pagare e uscire dal governo, allora si accomodi. Mi pare che tra un signore che ha corrotto un giudice per fregare la Mondadori a un concorrente e uno che si è fatto pagare la casa da un altro è più grave la prima. Tra un signore che aveva società offshore con sopra 1.500 miliardi di lire di fondi neri nelle isole, nei paradisi fiscali, e Scajola, è molto più grave il primo signore. Tra un signore imputato di avere corrotto un testimone perché mentisse sotto giuramento nei suoi processi e lo facesse assolvere pur essendo lui colpevole, e Scajola, mi pare che è molto peggio il primo. Tra un signore che ha un processo per appropriazione indebita, evasione fiscale, falso in bilancio per centinaia e centinaia di miliardi di vecchie lire sfuggiti al fisco e ai bilanci e prelevati dalle casse della società e messi in tasca, e Scajola è molto peggio il primo signore. Il primo signore è il nostro Presidente del Consiglio. Però sui suoi di processi era riuscito, no? Secernendo questo liquido nero da seppia, a creare un alone di confusione, non si capisce mai bene che cosa ha fatto, mentre invece Scajola, grazie anche a lui, che ci ha raccontato come equalmente gli abbiano comprato la casa a sua insaputa, lì i contorni sono molto netti, molto definiti, e quindi sta cercando di buttare fumo negli occhi alla gente, fingendo di avere preso in mano la lotta alla corruzione, fiancheggiato da comici naturali come Belpietro o Feltri, che titolano appunto subito la legge anticorruzione, a casa le mele marce, interroga i, come li ha chiamati, Sallusti l'altro giorno, ladri di polli, interroga i ladri di polli e farà piazza pulita. Ma quale piazza pulita? Se le mele sono marce è perché è marcio l'albero, altrimenti non verrebbero fuori mele marce, sono state selezionate proprio in quanto marce.
da un signore che è più marcio di loro, questa è la verità. Però è molto interessante il fatto che lui si stia dedicando a temi di cui mai aveva parlato in questi 16 anni di impegno politico, salvo che per dire che sono temi inesistenti, che sono roba da giustizialisti, da manettari, da dipietristi, da girotondini, anzi guai se la sinistra si lascia trascinare. Adesso ci tocca persino leggere sul Corriere della Sera un articolo di Galli della Loggia uscito sabato, memorabile, in cui Galli della Loggia casca dalla loggia e si mette a fare delle domande che nemmeno un bambino un po' tonto si farebbe in un paese come l'Italia. Dice: perché? Che paese siamo diventati? Possibile che sia tornata la corruzione? Possibile che non ci siano, che i deterrenti non funzionino a dovere? Possibile che in America condannano all'ergastolo i protagonisti dello scandalo Enron e Bernard Madoff, protagonista della truffa del secolo, mentre in Italia non si comminano pene esemplari? Ora, se queste domande le facesse un marziano che arriva da un altro pianeta, uno potrebbe prenderlo, carezzarlo e spiegargli come funziona, anzi come non funziona in Italia. Ma detto da uno che ha vissuto in questi anni, ha fatto il commentatore politico in questi anni, ma verrebbe da dire: ma dove sei vissuto, Galli della Loggia? Dove sta questa loggia dove vivi? Perché è incredibile. La domanda sulle mancate pene esemplari ai criminali della finanza. Stiamo scherzando? Siamo un paese dove è stato depenalizzato il falso in bilancio, mentre negli Stati Uniti la pena massima è 25 anni, pena massima per un falso in bilancio, ma poi con quella pena, con le aggravanti, si può arrivare addirittura all'ergastolo. Noi siamo un paese dove per truffa e appropriazione indebita non si può arrestare. Negli Stati Uniti Madoff è finito immediatamente dentro, e poi se ti condannano per quei reati prendi, facendo così, 4-5 anni, poi c'è sempre da togliere 3 anni di indulto, poi c'è sempre da togliere gli ultimi 2 che puoi fare i domiciliari, gli ultimi 3 che puoi fare i servizi sociali, quindi anche se dovesse arrivare la condanna prima della prescrizione, cosa impossibile perché la ex Cirielli consente dei tempi rapidissimi, brevissimi dal momento in cui è stato commesso il reato al momento in cui viene punito, comunque nessuno sconta la pena in carcere. A Madoff hanno dato 150 anni. Per reati finanziari. E Galli della Loggia dov'era mentre veniva disboscata la normativa penale e civile sui reati societari? Ha mai scritto un editoriale sul Corriere della Sera per lamentare questa incredibile area di franchigia che si creava per i criminali dal colletto bianco? No, e ve lo dico io il perché. Perché gran parte degli editori del Corriere della Sera hanno tutto l'interesse a che il falso in bilancio venga depenalizzato, tant'è che uno a caso, Tronchetti Provera, quando fu fatta la legge vergogna sul falso in bilancio, disse che era ora. Il Corriere della Sera riflette gli interessi della grande industria e della grande finanza. E quindi sono felicissimi gli editori del Corriere, alcuni degli editori del Corriere della Sera, di vivere, ma tra gli editori del Corriere della Sera c'è un pluripregiudicato, Salvatore Ligresti, c'è un plurimputato per reati finanziari come Geronzi. Allora Galli della Loggia risparmi almeno queste baggianate di chiedere perché i giudici in Italia non applicano pene esemplari, a parte che nessuno deve applicare nessuna pena esemplare, bisogna applicare pene giuste, non esemplari. Le pene esemplari si danno nelle dittature. Nelle democrazie, negli stati di diritto si danno le pene giuste, previste dalla legge. Il problema è che da noi non ci sono le pene, perché sono state cancellate per gli interessi di Berlusconi e di grandi industriali, dei quali Galli della Loggia è sempre stato in questi anni il laudatore o addirittura il protettore, visto che non basta fare ogni tanto qualche piccola critica al partito di plastica. Se uno è convinto che in Italia i criminali dal colletto bianco debbano andare in galera, allora deve scrivere degli articoli durissimi e deve fare delle campagne contro le leggi che sono state fatte a favore dei criminali dal colletto bianco, a favore dei white collars, come si dice negli Stati Uniti. Dice: perché non funzionano i deterrenti? Ma ci mancherebbe altro. Ma in questi anni, a parte l'indulto che ha
consente a ogni corrotto e corruttore e agli autori di quasi tutti i reati sicuramente finanziari e contro la pubblica amministrazione, di portarsi in tasca 3 anni di bonus da spendere e defalcare in caso di condanna. A parte l'indulto sono state fatte delle leggi in materia penale che impediscono di scoprirla la corruzione. Si è depenalizzato di fatto l'abuso d'ufficio. L'abuso d'ufficio è il reato per punire il pubblico ufficiale o il pubblico dipendente o l'incaricato di pubblico servizio che abusa del suo ufficio pubblico per fare dei favori a qualcuno o danneggiare qualcun altro, per privilegiare qualcuno. È il tipico reato di chi lottizza le ASL e tutto il settore della pubblica amministrazione, di chi trucca i concorsi, di chi fa assumere gli amici, i parenti, l'amante, eccetera, eccetera, di chi avvantaggia qualcuno perché magari è del suo partito. Quello è l'abuso d'ufficio. Oppure altera le procedure normali della pubblica amministrazione. Se poi lo fa a pagamento c'è anche la corruzione in cambio dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, ma intanto io ti punisco per l'atto, perché trovare i soldi è più difficile, trovare l'atto fasullo è più facile. E se io riesco a entrare dentro la tua attività aprendo la porta dell'atto fasullo, abuso d'ufficio, magari proseguendo trovo anche i soldi, cioè la corruzione. Quindi era un reato che serviva a entrare nel mondo della corruzione. Di fatto è depenalizzato. Nella versione non patrimoniale non è più reato, nella versione patrimoniale, cioè quando si dimostra che hai fatto un favore di tipo patrimoniale a una persona e hai danneggiato patrimonialmente un'altra persona, allora c'è ancora il reato, ma è un reato punito con pene talmente basse, con prescrizione talmente corta e non ci sono più intercettazioni, non c'è più custodia cautelare e soprattutto non ci sono i tempi per fare il processo e le indagini. Scatta la prescrizione prima, quindi di fatto gli abusi d'ufficio non sono più puniti, non ci sono, da quando è stato riformato questo reato non c'è stata più nessuna condanna per abuso d'ufficio che sia passata in giudicato, arriva sempre prima la prescrizione. È stato depenalizzato il falso in bilancio, l'abbiamo detto, di fatto. Il falso in bilancio era un altro strumento per entrare nel mondo della corruzione, perché io scopro che una società ha i bilanci falsi, ai fondi neri, perché uno fa i fondi neri, mica perché mica si divertono a fare i fondi neri. I fondi neri i falsi in bilancio sono finalizzati a 3 possibili operazioni. Intanto rubare i soldi dalle casse dell'azienda, magari quotata, li rubo, me li porto via, evadendo il fisco, arricchendomi occultamente, depauperando la mia società, danneggiando i soci, i creditori e tutti quanti, e questo è uno. Spesso io falsifico i bilanci perché devo pagare tangenti o perché voglio pagare tangenti. Se pago tangenti non posso mettere a bilancio la voce tangente. Quindi è ovvio che lo faccio di nascosto. Tarocco i bilanci e porto via i fondi neri e con i fondi neri pago le tangenti. Quindi se io dimostro che i bilanci sono falsi e vado avanti, poi magari scopro dove sono finiti i soldi che ho portato via dai bilanci ufficiali, a cosa mi servono, a fare qualcosa che non posso fare alla luce del sole, di solito corruzione, evasione fiscale, appropriazione indebita. Chiudendo anche quella porta si è evitato un altro ottimo strumento per scoprire la corruzione. Mentre l'abuso d'ufficio ha depenalizzato il centro-sinistra insieme al centro-destra, votavano tutti insieme tra il 96 e il 2001 queste leggi vergogna, falso in bilancio la controriforma del falso in bilancio l'ha fatta Berlusconi nel 2001 e 2002. Dopodiché, per evitare che si scoprisse la corruzione, hanno anche creato un clima tale per fare in modo che non parlasse più nessuno. È ovvio, la corruzione la facciamo io e l'altro. Gustavo dandolo e godevo prendendolo, così si chiamano, secondo un famoso apologo dell'avvocato Flick, i 2 protagonisti della corruzione. Bisogna essere in 2. E i 2 ovviamente sono vincolati da un patto di segretezza,
Perché? Perché sono gli unici due che sanno che cosa hanno fatto. Se però uno dei due viola quel patto di segretezza, che cosa fa? Denuncia l'altro. Infatti il Pool di Milano aveva proposto una legge che consentisse forti sconti di pena o addirittura la impunità al primo dei due che va a denunciare l'altro. Perché? Perché così inneschi una competizione fra i due, e se sai che l'altro potrebbe denunciarti per ottenere quel beneficio, corri più forte e vai tu a denunciare l'altro, così il beneficio lo ottieni tu. Perché? Perché tanto lo sai che quella cosa verrà fuori, perché è troppo forte la tentazione di salvarsi le chiappe denunciando l'altro, se c'è il beneficio. Se non c'è il beneficio stanno zitti tutti e due, a meno che il periodo non sia di forte crisi come quello del 92, quando gli imprenditori in cambio delle tangenti non ottenevano più niente dallo Stato perché i partiti non avevano più nemmeno i soldi del denaro pubblico da spendere, se li erano mangiati tutti, e allora gli imprenditori corsero a confessare, cercando di far credere ai magistrati di essere stati concussi, cioè costretti a pagare. In realtà non erano concussi, se non rare eccezioni, erano complici dei politici, loro pagavano le tangenti e i politici gli davano gli appalti. Quindi è importante che si collabori nelle inchieste di corruzione, è importante che si parli nelle inchieste di corruzione, e naturalmente bisognerebbe dare degli incentivi a chi parla, tipo la legge sui pentiti di mafia o di terrorismo. Non solo invece non si danno incentivi a chi parla, ma si è fatta una legge per cestinare le deposizioni del corrotto che accusa il corruttore o del corruttore che accusa il corrotto, la riforma dell'articolo 513 del Codice di procedura penale, per silenziare o cestinare il contributo dei complici che accusano l'altro complice. E poi si è fatto capire ulteriormente che è meglio stare zitti, vedi la campagna denigratoria e diciamo proprio violenta, criminale che si è fatta contro Stefania Ariosto, colpevoli di aver raccontato la verità su Previti e Berlusconi. Quindi la legge poi sui pentiti ha chiuso la bocca non tanto ai pentiti, diciamo, delle indagini di Tangentopoli, quanto invece a quelli di mafia, ma insomma si è fatto capire che è meglio chiudere il becco. Dopodiché abbiamo ancora qualche furbastro, no, che scrive sui giornali e dice: ma chi l'avrebbe mai detto? È tornata la corruzione, ma com'è che non funzionano i deterrenti? Ma ci mancherebbe altro, noi non abbiamo i deterrenti, noi abbiamo gli incentivi alla corruzione. Le leggi che sono state fatte in questi anni sono incentivi alla corruzione, perché se tu demolisci tutti gli strumenti per scoprirla, rendi una burletta tutte le sanzioni, con la legge ex Cirielli porti la prescrizione a un tempo così breve che è matematico, che non si riuscirà più a processare nessuno. Ma per quale motivo uno dovrebbe smettere di rubare? Ma nei paesi dove occorre coraggio per rubare, rubano in pochi. Ma in Italia occorre coraggio per restare onesti, per non rubare, visto che rubano in molti e rubare paga. E le conseguenze sono praticamente zero, anzi ci si guadagna. Adesso scopriamo che c'è bisogno di denaro. Lo Stato cerca soldi. Uno dice, beh, con 120 miliardi di euro di evasione fiscale, se riescono a scoprire e a sequestrare il bottino di almeno un evasore fiscale su 10, già abbiamo 12 miliardi di euro in tasca. Con 50-60 miliardi di euro di costi della corruzione, se si riesce a combattere la corruzione portandole via 1/10 all'anno, abbiamo 5-6 miliardi di più in tasca. Con una mafia camorra e 'ndrangheta che fatturano 150 miliardi ogni anno, se si riuscisse a colpirle per l'1 su 10, per il 10%, si potrebbero mettere in tasca altri 15 miliardi all'anno. Allora voi vedete che la manovra finanziaria è fatta, ma è fatta a spese dei corrotti, dei corruttori, degli evasori fiscali e dei mafiosi. Non dei cittadini onesti che continueranno a pagare più tasse
perché sono gli unici che le pagano e quindi si sa dove andarli a prendere. Invece è esattamente quello che succederà. Verranno a prenderci i soliti che pagano le tasse, o perché sono costretti o perché sono dei cittadini esemplari. Nei prossimi giorni il Fatto Quotidiano pubblicherà una proposta di legge anticorruzione, seria, non quella barzelletta che sta presentando il governo, che è fumo negli occhi, perché non ci vogliono grandi geni per combattere la corruzione. Bastano poche cose, bastano pochissime cose, basta ripristinare il reato di falso in bilancio con pene severe. Basta fare una legge che punisca l'autoriciclaggio. Oggi è punito Tizio che ricicla i soldi di Caio, ma se Tizio ricicla i soldi suoi in nero non è punito. L'autoriciclaggio non è punito, siamo l'unico paese naturalmente. Poi ci vuole una legge che ratifichi la Convenzione internazionale europea anticorruzione che l'Italia ha firmato nel 99 e da 11 anni non ratifica, perché lì è punita la corruzione fra privati, e cioè per esempio il capo dell'ufficio acquisti di un'azienda privata che prende le stecche da un fornitore per dare le forniture sempre a lui, danneggiando la sua impresa che magari invece prendendo le forniture da un altro ci guadagnerebbe. La corruzione fra privati è punita in tutto il mondo tranne che in Italia ed è diffusissima. Punire, come previsto dalla Convenzione internazionale anticorruzione, il traffico di influenze. Il traffico di influenze è quando io dico: dammi dei soldi che posso influenzare Tizio, posso farti fare dei favori da Tizio, poi vai a vedere se è vero, se non è vero. Il giudice squillante non ha riportato condanne perché in Italia non è punito il traffico di influenze. Era un giudice penale, era accusato di essersi impicciato in una causa civile, la causa Imisir, 1.000 miliardi di lire che lo Stato ha dovuto dare alla SIR di Rovelli senza che ne avesse il diritto, grazie a giudici corrotti, uno di quelli accusati di avere oliato il meccanismo intervenendo sui giudici civili della Cassazione che si occupavano della causa è Squillante, che però era un giudice penale, quindi non ha venduto la propria funzione perché lui non era coinvolto in quel processo, era accusato di averlo fatto per ravvicinare dei giudici civili della Cassazione. La Cassazione ha stabilito alla fine, dopo che l'avevano condannato in primo e secondo grado, che quello non era reato di corruzione giudiziaria. Perché? Perché non essendo direttamente e personalmente coinvolto nella causa, il suo al massimo era un traffico di influenze che in Italia non è punito. Mi ha preso soldi per avvicinare un giudice civile perché la causa Imisir andasse a buon fine, cioè a cattivo fine per lo Stato e a buon fine per i clienti e amici di Previti, la famiglia Rovelli, e non è stato punito perché in Italia non è punito il traffico di influenze. E tutti gli scandali che voi vedete in questi giorni, in attesa che si scopra chi ha preso quanti soldi in cambio di cosa, corruzione, potrebbero essere tranquillamente liquidati come traffico di influenze, perché sono tutte persone, questi controllori della protezione civile che ricevono favori dai controllati, anemone, eccetera, eccetera. Basta che si dimostri che tu hai ricevuto dei favori e non c'è bisogno di dimostrare quali favori hai fatto tu a loro. Basterebbe stabilire che è reato il traffico di influenze, cioè è reato che un pubblico dipendente o un pubblico dirigente o un pubblico funzionario prenda soldi oltre il suo stipendio, punto. Se prende soldi oltre il suo stipendio non mi interessa perché. È lui che deve dimostrarmi che li ha presi non per fare favori ma perché c'è qualcuno che gli vuole bene. Se non me lo dimostra è traffico di influenze, soprattutto se prende i soldi da gente sottoposta al suo controllo. Che può darsi che io ti paghi oggi per avere un favore fra 10 anni, tra l'altro. Quindi basterebbe pochi aggiustamenti, c'è mica bisogno di chissà quale genialata. Poi naturalmente bisognerebbe recepire la proposta di Cernobbio del Pool di Milano, che era firmata anche da avvocati come Pisapia padre e Dominioni, oggi presidente delle Camere Penali, per dire, cioè
capo della più grande e importante associazione sindacale di avvocati. Che cosa prevedeva? Prevedeva che la corruzione e la concussione diventano la stessa cosa. Se prendi soldi in cambio di un atto, lecito o illecito non importa, perché tu quell'atto come pubblico ufficiale lo devi fare gratis, senza prendere soldi da nessuno, è corruzione, punto e basta. E si punisce con tot anni. Non ci può essere qualcuno che ti dà i soldi e poi viene a piangere dicendo ma mi hanno costretto a pagare. No, non ti hanno costretto a pagare, a meno che non sia la mafia, ma in quel caso allora voi sapete si chiama racket, è una cosa diversa. Se ti puntano la pistola è un conto, se ti dicono vuoi l'appalto dammi i soldi, quella non è racket. Quello sei tu che paghi consapevolmente per ottenere un favore illecito e non te la puoi cavare come vittima di concussione. E poi dare un incentivo al primo che collabora fra il corrotto e il corruttore e così vedrete quanti corrotti e quanti corruttori correranno a collaborare, visto che siamo di nuovo in periodo di crisi come quello del 92-93. Queste sono le minime norme che andrebbero fatte e che metteremo giù in forma aulica, come si conviene a un progetto di legge. Chiederemo a parlamentari di centrodestra, di centrosinistra e di centro, se lo vogliono fare proprio, lo mettiamo a disposizione del Parlamento, visto che il Parlamento dice di voler fare una legge anticorruzione, ma sta partendo da un testo scritto da Berlusconi, da Ghedini e da Alfano, quindi ve lo lascio immaginare. Naturalmente poi, se uno volesse anche far funzionare la giustizia, basterebbe aggiungere 3 o 4 altri accorgimenti. Per far durare meno i processi basterebbe bloccare la prescrizione dopo il rinvio a giudizio e nessuno avrebbe più l'interesse a tirare il processo in lungo, perché se è innocente esce prima, viene assolto prima, se è colpevole è inutile aspettare 20 anni per essere condannati, se non c'è più la speranza di prescrizione, tanto vale che la condanna la prendi subito, anzi, se sai di essere colpevole e di prenderti la condanna, il processo non lo fai nemmeno, patteggi la pena e così almeno ottieni uno sconto e non devi pagare l'avvocato per anni e anni. Se poi si facesse sì che quando io, imputato, condannato in primo grado, faccio appello, rischio che mi aumentino la pena in appello, ci penso 2 o 3 volte prima di fare appello. Magari patteggio e non faccio neanche il primo grado se so di essere colpevole. Oggi ci sono imputati colpevoli che fanno appello e poi fanno anche ricorso per Cassazione, non perché pensino di essere innocenti e di essere assolti, ma perché vogliono perdere tempo per arrivare alla prescrizione del reato. Se però la prescrizione finisce col rinvio a giudizio, loro la speranza di prescrizione non ce l'hanno più. E se rischiano, facendo appello, di vedersi aumentata la pena, in appello o in Cassazione, col cavolo che fanno appello. Oggi non si può riformare in peggio la sentenza di primo grado su appello dell'imputato. Ti possono aumentare la pena se fa appello il pubblico ministero sul punto della pena. Ma se tu vieni condannato a 5 anni in primo grado e fai appello, non te ne possono dare 6. Te ne possono dare al massimo 5, quanti te ne hanno dato in primo grado. E basterebbe introdurre la reformatio impeius delle sentenze e chi fa appello soltanto per perdere tempo non lo farebbe più perché nessuno fa appello per beccarsi più anni di quelli che ha beccato in primo grado, anzi di solito semmai patteggia per non beccarsi troppi anni in primo grado. Basterebbero pochissime normative di questo genere, a costo zero, Non sono normative che costano più dipendenti, più magistrati, più strutture, più tribunali, sono a costo zero. Si tratta semplicemente di disincentivare i ricorsi, le liti, di sfrondare quindi questa marea di processi che in automatico vanno sui 3 gradi di giudizio, di disincentivare l'interesse addirittura a farli i dibattimenti, quindi incoraggiando la gente invece a fare il rito alternativo, per non andare nemmeno a processo, in cambio di sconti, e naturalmente mettendo anche una piccola cauzione per chi fa appello. Se tu fai appello, a meno che tu non sia nullatenente, ci aiuti a pagarlo questo appello. E così, se non hai motivo per fare appello,
il chip ti costa e quindi magari decidi di non farlo l'appello, se poi rischi anche che ti aumentino la pena, e così magari lo Stato recupera anche qualche soldo negli appelli. Ecco, queste sono le cose per dirvi com'è facile far funzionare la giustizia e combattere la corruzione in un paese che voglia veramente recuperare soldi dalla corruzione, dall'evasione fiscale, dalle mafie, con una giustizia efficiente che non solo è efficiente perché fa condannare i colpevoli e assolvere gli innocenti, ma è efficiente anche perché produce soldi, produce ricchezza. La giustizia deve produrre ricchezza, soprattutto in un paese dove rubano soprattutto i ricchi, recuperando, mettendole a loro le mani nelle tasche, non ai soliti contribuenti ipertartassati che già pagano le tasse e continuano a essere colpiti sempre gli stessi. La domanda è: noi siamo veramente un paese con una classe dirigente, un governo e un Parlamento che può permettersi di recuperare i soldi mettendoli nelle tasche degli evasori, dei mafiosi e dei corrotti? Beh, insomma, sono 17 anni che fanno leggi a favore degli evasori, dei mafiosi e dei corrotti, e quindi ho i miei dubbi che stavolta cambieranno registro. È anche vero che questa volta Berlusconi in primis e tutti gli altri dietro sentono il fiato sul collo di un'opinione pubblica sempre più indignata, e quindi, oltre alla mia solita raccomandazione di leggere il Fatto Quotidiano e di passare parola, aggiungo questa: indignatevi e restatelo, perché come vedete state preoccupando e spaventando, stiamo tutti preoccupando e spaventando il Presidente del Consiglio, e quando lui è preoccupato e batte la testa contro il muro di Palazzo Grazioli vuol dire che c'è ancora speranza. A lunedì prossimo. Un grillo